Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro o ascendente cancro, o per i più esperti anche Luna e Venere in cancro. Andiamo a vedere come sarà questo mese di agosto 2025. Lo facciamo iniziando da una bella croce celtica dove andremo a vedere tutte le energie del momento, quali sono le narrazioni o la narrazione che la tua anima metterà in scena in questo mese per realizzare il suo obiettivo. Poi andiamo ad approfondire l'amore e poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per te in questo mese. Allora, cancro, partiamo. Cancro, agosto 2025, croce celtica. Allora, la situazione attuale, la prima parte del mese. L'ostacolo, la sfida, le radici della situazione, il passato recente, il cielo, il potenziale per te in questo mese, questa prima parte del mese, poi il futuro immediato, poi come ti senti nella seconda metà del mese, quali sono le influenze esterne, le tue speranze, le tue paure e poi l'esito finale di agosto. Allora, mettiamo un po' qua. Allora, bene, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro profondo per iniziare a sciamanizzare. E partiamo. Agosto 2025, situazione attuale. Il 4 di coppe, guarda, partiamo agosto un po' svogliati forse, un po' annoiati, emotivamente in sospeso, cioè come un velo, no, sul cuore. Puoi sentirti insoddisfatta o insoddisfatto pur avendo fatto tanto. Questo è una sorta di invito per te a guardare i calici pieni, il calice pieno che l'universo ti sta porgendo e che forse non vuoi o non riesci a vedere, anziché rifiutarlo, no? Questi sono gli after tarot, però nei tarocchi principali il calice è pieno, l'universo te lo offre ma tu non lo vuoi vedere, no? Quindi è un invito a guardare il calice che l'universo ti sta porgendo e che forse non vuoi o non riesci a vedere. Vediamo qual è la sfida principale per te in questo mese. E abbiamo il Re di Spade, mi parla di chiarezza mentale. Tagliare i rami secchi, usare la logica quando sei sommersa da troppa emotività, che il cancro spesso può, no? Incombere in questa sensazione. Usare la logica quando sei sommersa da troppa emotività ti serve in questo mese. Potresti anche incontrare una persona fredda, razionale, che può essere un consigliere o anche un uomo di legge che ti spinge a vedere la verità nuda e cruda, senza troppa emotività. Non è che non devi essere emotiva o emotivo, però è possibile che incontri una persona con molta chiarezza mentale che ti dice: guarda, le cose stanno così, prendine atto e dai valore a ciò che è vero, ok? Vediamo quali sono le radici. Bellissima carta, qua abbiamo il sole, tutto nasce da una fase in cui hai brillato, mi dice il sole, oppure nasce da un bisogno profondo di autenticità e felicità pura tua. C'è stato un tempo recente in cui il tuo cuore era pieno di luce, no? Oppure un desiderio forte di vivere con gioia e trasparenza, cioè questo nelle tue radici del subconscio, questa cosa arde dentro, ok? Sì. Ecco perché è necessaria la chiarezza mentale, no? Non crogiolarti su sistemi, non lo so, sulla mente che ti fa aggrovigliare, no? Chiarezza. Concentrati su quello che l'universo ti sta offrendo, mi dice. Perché hai già nel subconscio la voglia proprio di gioire, di vivere con gioia e trasparenza, no? Vediamo che è successo nel passato recente, il mese precedente. E qua abbiamo l'imperatore che mi parla di situazioni che hai vissuto dove probabilmente il controllo e la struttura erano fondamentali. Per esempio, potresti aver avuto a che fare
con un padre o con un capo oppure con un partner molto fermo nelle sue posizioni, anche rigido, che non voleva smollarsi, insomma. Oppure sei stata tu a dover reggere le redini di una situazione complessa e quindi vuoi ti senti un po' abbattuta, svogliato, non è abbattimento, un po' svogliato, no? Ho dato tanto, non ho ricevuto la stessa cosa. Tutto il bene che fai ti torna, magari in forme diverse, ricordatelo, e qua il tuo cuore lo sa sotto nelle radici, eh? Andiamo a vedere qual è il cielo potenziale in questa prima parte del mese e qua abbiamo un 2 di bastoni. Ora stai guardando avanti, il cielo del tuo agosto è una scelta di espansione, voglio aprirmi, voglio avere il mondo tra le mani, no? È possibile che valuterai alcuni viaggi o dei progetti futuri, delle partnership anche che richiedono del coraggio, no? Il 2 di bastoni è la finestra aperta verso il mondo, il potenziale c'è, mi dice il 2 di bastoni, serve solo scegliere di oltrepassare questa finestra sul mondo, no? C'è tutto il potenziale perché il tuo subconscio arde questa felicità. Vediamo cosa succede nel futuro immediato, quindi la prima parte del mese. E l'asso di bastoni, cioè a partire dalla fine della prima metà, l'inizio della seconda metà, vedo che si accende un fuoco nuovo per te, vedo passione, vedo entusiasmo, un'idea che ti scalda l'anima. Questo asso di bastoni mi parla di un inizio vitale, creativo, che rompe la stagnazione iniziale con la quale abbiamo iniziato il 4 di coppe. Quindi può essere anche un incontro fisico o sentimentale che riaccende il desiderio della passione, però vedo che la seconda metà del mese si accende proprio questo fuoco nuovo, che è bellissimo, di entusiasmo, no? Vi ho visto nella prima parte un po' demotivata o demotivato e poi così. Ok, vediamo, continuiamo nella seconda parte del mese. Come continua? Beh, qua vedo gioia, il 3 di coppe, come ti senti tu? Qua io vedo che finalmente verso fine agosto ti senti leggera, festosa o festoso, pronto a celebrare con amici o sorelle d'anima o fratelli d'anima. Potresti anche partecipare a degli eventi sociali, qua mi viene in mente, anche a dei ricevimenti, a momenti insomma di condivisione che ti guariscono, ok? Vediamo le influenze esterne. Bellissimo, qua abbiamo la stella. Il mondo fuori ti sostiene con fede e ispirazione. Cosa vuol dire? Che può arrivare una persona dolce, una persona ottimista, oppure ricevere un segno chiaro che ti guida sulla tua strada spirituale. Cioè, all'esterno di te c'hai un'aura di protezione angelica intorno a te. Trovi molta ispirazione all'esterno, qualcuno che sostiene questo tuo cammino, o la vita proprio ti sostiene perché sono le influenze esterne. Ok? Ok, andiamo a vedere speranze o paure. Qua abbiamo il 2 di denari. La paura di perdere un equilibrio. Qua c'è paura di perdere un equilibrio che puoi ritrovare in questo mese. C'è un po' di paura di perdere l'equilibrio, magari fare tante cose insieme, allo stesso tempo hai paura di perdere questo equilibrio. Devi confidare nel potere che hai, eh? Non lo perdi questo equilibrio, sai? Non lo perdi assolutamente. Vediamo un po' la fine del mese. Wow, la forza, e beh. Agosto si chiude con te che diventi padrona o padrone del tuo leone interiore, della tua forza. Cioè la forza qua è la capacità di governare le emozioni senza reprimerle, di trovare il coraggio gentile che ti permette di proseguire serena o sereno. E può anche indicare una persona molto forte, leale, che entra nella tua vita per sostenerti. Ok? È una bellissima stesa, partiamo un po' così, diciamo che tu inizi agosto con un cuore un po' insoddisfatto, no? Il 4 di coppe, che ha bisogno di tagliare la nebbia mentale con la spada della chiarezza del re di spade. Le tue radici vogliono luce e sincerità, il sole, ma la vita ti ha chiesto ordine e fermezza, l'imperatore, nel recente passato. Adesso cosa succede? Che puoi guardare oltre l'orizzonte, accendere un nuovo fuoco di passione e creatività. Quindi qua finirai il mese celebrando l'amicizia e la leggerezza, guidata da un mondo esterno che ti sostiene, la stella, ed è per poi scoprire che il vero potere è dentro di te, quella forza gentile che doma ogni tempesta. Quindi bellissimo, andiamo a mettere dei chiarimenti. Allora, mettiamo con questi. Allora,
Vediamo questa insoddisfazione del 4 di coppe. Il sole, non sei pienamente appagata come il tuo, come vorresti, non sei pienamente felice, inizi agosto un po' sottotono, però poi ti riprendi. Vediamo questa rigidità dell'imperatore. 10 di bastoni, hai dovuto portare dei pesi, anche troppe responsabilità, ti sei fatta carico di cose ma anche magari non tue, hai dovuto avere controllo su determinate situazioni, e quindi è normale che iniziamo così per poi fiorire, no? Sul 2 di bastoni, prima parte di agosto, 2 di bastoni, 8 di spade, guarda, qua tu cercherai di andare oltre i tuoi limiti mentali, di vedere ciò che non vedi, perché questo appesantimento ti porta a non vedere le cose veramente. Ecco perché la sfida Re di Spade, no? Vado oltre l'emotività, cioè lucida, chiara, no? E allora qua col 2 di bastoni, che è questa apertura di cammino, decidi di metterti alle spalle anche questa incapacità di vedere, no? Di tagliare delle cose che ti impediscono di vedere qual è la realtà delle cose, no? Esci fuori da un'inquietudine razionale, direi. Cioè, non è l'inquietudine razionale qui, perché il cancro a volte si fa prendere da molta emotività, no? Quindi è come se trovassi la chiave razionale, giusta, logica e una mente trascendente, una mente ispirata per prendere in mano la situazione, ok? E questo fermento vedo che alberga in te. L'asso di bastoni, guarda, 9 di spade, guarda come stai preoccupata, preoccupazioni. Qua posso vedere che nella seconda parte del mese puoi avere delle cose un po' angoscianti. Vedi il cancro, la luna, qua c'è. Che cos'è che ti tormenta qua? Cos'è che ti tormenta? Però vedo che grazie a questo tormento, probabilmente molti di voi faranno la pacificazione delle immagini perturbate che trovate nel video Magia Pratica 11, ansie, cose non dette, o il subconscio, cose che ti fa venire il subconscio che ti tormenta. Questo porta a un risveglio dell'energia creativa, però. Asso di bastoni. Ancora sull'asso di bastoni. Vedi che ti ho detto? Creativa, è uscito il mago. Guarda, io credo che salta un tappo per te. Salta un tappo a livello emozionale. Grazie a tutte queste emozioni che stai covando dentro, alla fine scoppi e si aprono opportunità di creazione, di realizzazione qua. Vediamo sulla 3 di coppe. Il 5 di bastoni. Non so, qua è possibile che ti senti tesa o teso un po' con degli amici o con qualcuno. Nella seconda parte del mese puoi essere tesa o teso con qualcuno o non essere d'accordo con qualche amico o con qualche amica, però la situazione ritorna a favore perché vedo celebrazione e festeggiamenti. Vediamo la stella influenze esterne. 7 di spade. 7 di spade mi parla di circostanze un po' ambigue, esterno a te, anche se la stella è come se risolvessi l'ambiguità di certe circostanze esterne anche con delle persone. Riconosci, perché 7 di spade, 5 di bastoni, è possibile che alcuni di voi riconoscono in qualcuno una persona disonesta. Parlo di amicizie, o di amicizie o persone vicino. Sulla stella ancora 4 di bastoni, è possibile che io qua vedo degli incontri dove si sistemano delle cose con alcune persone. Per alcuni di voi vi sottraete pure a certe persone per stare con quelle che più vi appagano. Mi spiego? Vediamo la forza, carta finale. Vedi? Qua c'è un 5 di coppe. La forza mi parla del fatto che tu riesci
a gestire, no a gestire, a far fluire le tue emozioni. Se avevi una sensazione di tristezza, una sensazione di mancanza, io vedo che con la forza tu combatti le tue stesse resistenze a darti a queste emozioni, cioè ti dai, fluisci e ne arriva il potere. Questa è la resistenza che mettiamo a sentire le emozioni, no? E quindi di conseguenza mi dice che finirai il mese con una celebrazione da sensazioni molto che ti tiravano giù. Anche la forza di affrontare situazioni di tristezza le volge a tuo favore. Queste carte mi stanno parlando molto di come del risultato della pacificazione delle immagini perturbate, no? Come quando ci diamo alla dea della tristezza, alla dea dell'abbandono, o fede in te, o fede in te, o fede in te, e poi ti arriva la forza corrispondente che ti fa superare, scavalcare le montagne, non so, mi hai capito, no? Vediamo cosa ci dicono questi oracoli. Mettiamoci gli oracoli della magia di Eywa, di Avatar. Cancro. Mi sta arrivando anche un'altra cosa. Alcuni di voi c'è una persona pentita che vuole avere il coraggio di fare bene con te. Secondo me ha a che fare con le amicizie, ma anche una persona in casa. Ok, questo è un piccolo appunto per alcuni di voi. Cos'altro? Bellezza, positività, guardare oltre, proprio come ti farai tu. Allora, qua dice, la bellezza è sia un percorso che si percorre, che una pratica quotidiana. Il percorso è dove scegli di percepire solo la bellezza davanti a te, dietro di te e tutto intorno. Praticamente mi sta dicendo che qua quella coppa che rifiuti dall'universo inizi a vederla invece, ok? Non sei più apatica, apatico. La pratica è dove agisci per portare bellezza in ogni situazione in cui ti trovi. Quando le cose si mettono male, agisci per portare integrità e pace nell'incontro difficile. È proprio quello che farai qua, eh? Quando tutti gli altri percepiscono solo l'oscurità, tu indica la luce e aiuta a scoprire i tesori nascosti. Sarai un grande esempio per le persone che ti circondano qua, laddove le persone vedono oscurità, magari alcune persone ti possono parlare male di qualcuno, secondo me. E tu cerchi di anche vedere la bellezza che si cela come dire, cerchi di trovare il buono nella persona di cui ti parlano male. Va bene? Cercando con coraggio, sentendo le tue emozioni, senti anche le difficoltà di un'altra persona che può comportarsi male, no? Questo succede, sarai una grande portatrice, un grande portatore di bellezza in questo mese. Bellissimo, bellissimo. Vediamo cosa ti dicono questi altri oracoli. Cancro. Nulla accade per caso. Ci sono delle cose che accadranno, che ti chiederai, ma perché è accaduta questa cosa? Però non è un caso. L'universo ti invierà dei segnali, presta attenzione. Infatti, ci sarà una grande opportunità, coglio al volo un'occasione che presto si presenterà. Credo che abbia a che fare nella seconda parte del mese, con questo asso di bastoni il mago, che può parlare anche di lavoro, ma non tanto, è un'energia creativa che si sviluppa in te. Ci sono queste influenze esterne con la stella, che sono occasioni per te, delle occasioni, e non capiteranno a caso queste occasioni, perché il tuo subconscio vibra di un'energia cristallina e limpida. Ok. Va bene, allora, adesso ragazzi miei ragazzi passiamo a leggere l'amore. Mettiamoci queste carte qui, prima di tutto, mettiamo le carte rosse. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore in questo mese di agosto 2025? Cancro, amore, agosto 2025, come vanno a stare i miei ragazzi e i miei ragazzi? Vedi 4 di coppe, 4 di coppe, sei un po' svogliata o inappetente inizialmente o svogliato? Stai aspettando 7 di denari? O stai pensando a qualcuno? Qua c'è l'amore. 2 di coppe.
Da una situazione di inappetenza del vedere aspettare l'amore o pensando a qualcuno, qua c'è il 2 di coppe, ti vedo molto innamorata o innamorato. Mi può parlare anche della riconciliazione con qualcuno, di quella persona che vuole sforzarsi per far funzionare le cose e comportarsi in un certo modo con te che ti dia felicità. Lo vedevamo anche nelle carte precedenti. Assolutamente sì, vedo l'amore per te col 2 di coppe in questo mese. Vediamo l'energia di questa persona che ti viene incontro. La stella, vedi? È una persona che ti sogna e che sente un grande amore romantico con te, non ci dorme la notte per quanto ti pensa e che vuole risolvere o stare bene con te. 2 di bastoni, 2 di bastoni. È una persona che ha un'apertura nei tuoi confronti, ben predisposta nei tuoi confronti, anche se ha delle preoccupazioni inerenti a come pianificare o come fare le cose con te. La puoi conoscere in questo mese? Sì. Può essere una persona che già conosci? Sì. Ti leggo l'energia, poi tu me la applichi alla persona che incontrerai o alla persona che già conosci, ok? Andiamo a vedere adesso cosa succede alla fine in amore per te. Il diavolo, sì, fante di coppe. Allora, il 9 di bastoni, una persona qua persiste nei tuoi confronti, sento anche un legame sensuale e passionale, anche una certa dipendenza emozionale nei tuoi confronti, vedi la papessa, qua sei tu, che tu sia uomo o donna non importa. È una persona che ha un legame forte con te, forte, una persona che teme di sbagliare con te, perché il 9 di bastoni, il 9 di denari. Io credo che inizialmente, allora per alcuni di voi siete insoddisfatti di un'altra relazione e chiudete con questa relazione e aspettate una persona nuova, e qua c'è una persona nuova per alcuni di voi, questo paggio me lo indica anche, quindi tornate disponibili a livello emozionale, mettete le difese a una situazione emozionale antecedente che non ti nutre, e qua c'è una persona nuova perché nella tua fila la persona nuova. E peraltro una persona che non si arrende con te, allo stesso tempo può essere una persona che è più immatura da un punto di vista emozionale nei tuoi confronti. Può darsi che in questo mese ci sia una sorta di dipendenza che vi fa fare un certo gioco di sto e poi resisto, sto ma resisto, sto resisto, non mi do completamente, questo gioco qui. Vediamo energia positiva per te in amore. La regina di bastoni qua sei tu che fai girare la testa a qualcuno, sei tu che decidi qua, sei tu che decidi qua, sai che questa persona sta lì completamente per te, sei molto affascinante, molto magnetica o magnetico, assolutamente sì. Puoi anche stare in stand by tra due persone, alcuni di voi. Vediamo energia negativa, l'eremita energia negativa, forse per alcuni di voi c'è un po' un eccessivo isolamento. Ecco perché poi qua vi vedo uscire. Sì, un eccessivo isolamento, perché l'eremita è colui al blocco che non riesce a trovare la luce interiore o che si isola troppo, no? Invece qua ti vedo esplodere proprio nella tua bellezza. Sì. Forse qua c'è un 10 di spade, ci siamo isolati molto ultimamente per la chiusura di tappe dolorose, tappe difficili, sia relazionali, emozionali o per altro, però ti vedo risplendere. Andiamo a vedere cos'altro ci raccontano questi. Vedi, amore respinto, sei tu che tergiversi o respingi qualcuno qua, o l'hai già respinto, o ti fai desiderare, perché sei tu la protagonista qui. È uscita anche la carta della bellezza con la regina di bastoni, che è proprio la bellezza incarnata, il magnetismo. Amore clandestino, sì, qua io vedo che tu farai mordi e fuggi, soprattutto da parte tua. Cioè, nel senso, ti farai desiderare molto da qualcuno. Questo vedo. E questa persona la mandi fuori di testa, 9 di spade qua. Ci saranno delle incomprensioni tra te e qualcuno, ma soprattutto perché sei tu che stai mettendo alla prova qualcuno. Metterai alla prova qualcuno. Sì, vedi amore folle, qua c'è qualcuno che proprio nei tuoi confronti. Vediamo cosa ti dice questa persona. Utilizziamo i miei tarocchi, oracoli lui lei, potentissimi, per tutte le ragazze nuove, li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo.
Allora, abbiamo i segni qua marcati dell'Ariete, Leone, Sagittario, Vergine, Acquario, Leone, le persone con le quali puoi avere a che fare in questo mese, al di là se è nell'ambito relazionale o meno, eh? Sì, questi sono i segni, ok. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Ti sto aspettando. Che cosa ti ho detto leggendo le carte prima? Che sei tu che ti fai desiderare. Ti sto aspettando. Siamo totalmente diversi, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra. Allora qua c'è qualcuno che vede nella diversità tra te e questa persona un arricchimento. Ti vede talmente diversa o talmente diverso che arricchisci quello che l'altra persona è in ombra. Vede le tue ombre o le sue ombre in modo evolutivo, va bene? Siete fatti l'uno per l'altra, dice questa persona, e ti aspetta. Ti ho detto c'è una dipendenza qui, emozionale da parte di questa persona. Cos'altro? Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto, perché ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. Sì, c'è qualcuno pazzo di te. Poi ognuna di voi saprà, no? Ognuna di voi saprà. Sì, c'è qualcuno che vuole recuperare qui, tu vuoi leggerezza. Vedete ragazze mie e ragazzi, per ognuno di voi è diverso, ok? Adesso ti leggo il rituale della buona riuscita. Prima di tutto vediamo qual è la carta del drago immaginario corrispondente alla stesa per te. Cancro, agosto 2025. Come fanno le mie ragazze e i miei ragazzi a incarnare questa bellezza, a realizzare l'obiettivo dell'anima in questo mese? Grazie alla narrazione che la tua anima metterà in scena e di cui abbiamo parlato. Gli avi nomadi, ti leggo questa carta dove c'è scritto il significato di questo tuo mese per te. Gli avi nomadi sono potenti, però non mi ricordo tutta la dicitura, adesso te la leggo. Allora, questo è il significato di questo mese, tutto quello che ti è uscito per te in questo mese. Perché tutto quello che ti ho letto adesso è lo specchio attraverso cui l'anima vuole realizzare quello che ti sto per leggere adesso. Ok. Sono detti gli infaticabili nomadi, sono i tuoi avi nomadi. Esplorare la psiche e viaggiare sulla terra sono due dimensioni della stessa avventura. Il cammino è da vedere in assenza di tempo. Sei capace di concepire un cammino senza il tempo? Se è sì, allora puoi pensare con il cuore e puoi vedere che la terra e la psiche sono diversi aspetti della stessa realtà. I tuoi avi nomadi ti sostengono e ti spingono nella ricerca della verità. Non esiste una verità finale che non sia la ricerca stessa della verità. L'esistenza è aspirazione, desiderio, amore. La meta degli esseri risvegliati è lo stesso cammino al di là di tempo e spazio. È la ricerca, la pura aspirazione. Rimani nello stato in cui non c'è nulla da raggiungere, nulla da analizzare, o da separare, o da raccogliere. Rimani nello stato naturale. È qui che incontri i tuoi avi nomadi, come puro desiderio, pura aspirazione che da sé si appaga e si nutre. Il responso del drago. Non lo vuoi abbastanza. Qualsiasi sia l'argomento riguardo al quale hai interrogato la lingua del drago immaginale, la risposta è: lo puoi ottenere, ma devi volerlo di più. Devi cercare di più, devi andare più in profondità, devi intensificare consapevolezza e volontà. Ci saranno delle cose che vuoi in questo mese, ma non lo vuoi abbastanza. I tuoi avi nomadi ti aiutano e ti dicono devi volerlo di più. E allora adesso ti darò il rituale della buona riuscita. Guarda nel passato, alle tue spalle ci sono antenati che hanno raggiunto grandi risultati perché lo hanno evoluto, lo hanno voluto. Evocali. Questi avi si presentano a te nelle sembianze di uccelli.
Sii consapevole della loro presenza. Quando vedrai gli uccelli passare in questo mese, sappi che sono i tuoi avi nomadi che ti stanno sostenendo in quello che vuoi. Ti do il rituale della buona riuscita. Il rituale consiste nel contemplare il volo di un uccello con amore, ripetendo la seguente formula psichica: portami lontano e profondamente nell'anima. Quando vedrai gli uccelli, di portami lontano e profondamente nell'anima. Per omaggiare gli infaticabili nomadi è anche possibile nutrire gli uccelli, lasciando loro chicchi e semi. In tal caso la formula psichica diviene la seguente: se nutrite degli uccelli, dite questa cosa: voi che vi nutrite di questo cibo, portatemi sulle vostre ali nel viaggio dell'anima. Gli infaticabili nomadi sono connessi con il secondo chakra, che corrisponde alla zona degli organi genitali. Qui vi sono le energie dello spirito animale, le emozioni del bambino interiore. Il secondo chakra corrisponde al plesso pelvico ed è associato anche agli arti inferiori. Il colore del secondo chakra è l'arancione e il mantra è VAM, V di Verona, A di Ancona, M di Milano, VAM, VAM. Quando la Kundalini sale al livello del secondo chakra si fa espressione emotiva, capacità di emozionarsi a tutti i livelli, da quello più istintuale, animale, a quello più complesso, poetico e estetico. E qua avevamo il 4 di coppe con la quale carta si apre la stesa, che è quella capacità di non emozionarsi, di sentirsi apatici, no? Quindi questo è il mese in cui vai a sviluppare il secondo chakra, la capacità di emozionarti, di sentirti le emozioni e di vivere la bellezza, come ci chiamava questa carta. Per nutrire i tuoi avi nomadi, anche ripetendo per 9 volte il mantra VAM, trasmettendone le vibrazioni a una tazza di acqua o infuso che poi potrai bere come offerta ai tuoi avi nomadi. Il Bija Mantra VAM, che si scrive così, VAM, V-A-M, VAM, io lo faccio nelle sequenze di yoga sciamanico, quelle anche più brevi, per risvegliare il secondo chakra. E quando noi mettiamo, sono Bija Mantra, mantra seme si chiamano, capito? E tu li innesti semplicemente pronunciandoli, attivi il potere pronunciando il mantra VAM, VAM, VAM. Lo pronunci su una tazza d'acqua anche il mattino quando ti svegli, la prima acqua tiepida che ti bevi, o un infuso, pronuncia per 9 volte su questa tazza, sul liquido, il mantra VAM, 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 VAM. E quando bevi sai che stai nutrendo i tuoi avi nomadi, cioè stai nutrendo il tuo potere, perché tu sei espressione dei tuoi avi, dei tuoi antenati, di queste grandi forze che ti sostengono nel realizzare un certo obiettivo, e quando li invocherai, loro saranno lì ad attivare questo potere. Anche quando guarderai gli uccelli e pronuncerai il mantra portami lontano e profondamente nell'anima, oppure se scegli di nutrire degli uccelli, voi che vi nutrite di questo cibo, portatemi sulle vostre ali nel viaggio dell'anima. Quando fate le pratiche, ragazze mie, ragazzi, lo dico soprattutto per le ragazze che sono da poco sul mio canale, si attivano tutti i poteri per realizzare tutto quello che le nostre ragazze e ragazzi stanno realizzando già da diverso tempo. Perché il rituale, il mantra attiva dei poteri inconsci, memorie cellulari che altrimenti senza la pratica e il mantra non verrebbero mai attivati. E quindi noi qua facciamo formazione, facciamo magia e realizziamo gli obiettivi della nostra anima grazie al corretto uso della legge spirituale, nel nostro caso dello yoga sciamanico. Quindi, detto questo, ti faccio un in bocca al lupo grandissimo. Ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!